Buongiorno. Eccolo! I tuoi uomini hanno fatto irruzione nella stanza per rubarti il tesoro. Non ne so nulla. Io stavo lavorando sulle navi. Siete tutti ladri, dal primo all'ultimo. Vi assicuro, i miei avi sono tutti carpentieri, io non sono un ladro. Nessuno può alzare la voce con me e restare impunito. E ammazzami allora, almeno a me resterà l'onore, non come a te, brutto figlio di un porcaio. Doveva tenere a freno i suoi uomini. Cercare di entrare nella tesoreria è stata una grave offesa. Ci serviva per costruire le navi. Ora dobbiamo trovare un altro carpentiere. La prossima volta avverti le guardie quando interroghi un intruso, anziché fare tutto da solo. Somaro. Donato! Diavolo! Assassino! Lasciami in pace!
Eccoti qua, Ezio. Perché così serio? Oggi è il mio compleanno. Davvero? 100 di questi giorni. Che meraviglia. Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e i miei fratelli. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Guarda qui. Ho un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale. Di quando la nave è partita. La nave per Cipro. Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio, Leonardo! Quando sei tornato? proprio ora. Devo parlarti. Subito. Va bene. Divertitevi, ragazzi. Spero sia importante. Oh, lo è, lo è. Camminiamo. Stammi vicino. Le ultime 2 pagine del codice. Stavo studiando le copie. E come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul retro formano delle parole. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può aprirla. 2 frutti dell'Eden. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo. Di chi altri posso fidarmi se non di te? Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta a una cripta che racchiude qualcosa di molto potente. Grandioso! Ma se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta. E non è una bella cosa. Aspetta. Sarà per questo che mandano le navi a Cipro. Per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh mio Dio! Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio di Mocenigo, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli. Era tutto parte del suo piano. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Buona fortuna, amico. Ma perché? Dovuta alla recente campagna militare in difesa dei possedimenti esterni della Repubblica, Che razza di imbecille! giù, subito! Che diavolo ci fai qua su? Non dovresti stare qui. Fermatelo, ragazzi! Là! Tirate giù quel cane! Non andrà lontano! Sono qui con te, fratello. Eccolo! Presto!
a sparire! A tutti i cittadini della Serenissima Repubblica, a causa del gran numero di incidenti e annegamenti Ecco! Si tratta di emendamenti alle leggi della colleganza, liberamente consultabili presso i pubblici uffici. Giù! Su! Laggiù! Non lasciatelo scappare! Scendi o ti ammazzo! Udite, udite! Le recenti piene al Lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni sentieri della città. Non siate tipi. Tra poco starete meglio, amico. Dio del cielo, cosa sta facendo? Giù, ora! Vada.
presso il palazzo Dandolo. Il signor Franco Dandolo in persona presiederà l'evento. Dovresti stare qui. Che diavolo ci fai qua su? Tra una settimana si terrà un ballo in maschera presso il palazzo Dandolo. Il signor Franco... Non puoi stare qui, vattene! Torna giù o ti laggiù! Accidenti, sei veloce! Lo vedo! Ascoltate! Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa dalmata! Ma cosa fa comandante? Ah, non è un problema. Giusto il mese scorso il Visconte ha acquistato il re. Portate qui i malati e i feriti! I ponti della città sono ancora in corso. Siate pazienti e non importunate gli operai con continue lamentele sulla durata dei lavori. Zio Mario. Dove lo stanno portando? Verrà offerta una ricompensa di 1 ducato ogni 100 uccelli per i cacciatori più abili. Avanti amici, mignotte fresche di palude. Per ordine del doge, i piccioni non usati per l'invio di missive devono essere abbattuti dalla popolazione. Verrà offerta una ricompensa di 1 ducato ogni 100 uccelli per i cacciatori più abili. A tutti i membri delle Stante la carenza di fondi dovuta
dovuta alla recente campagna militare in difesa dei possedimenti esterni della Repubblica, verrà imposta una tassa su tutti i beni voluttuari di importazione. Siamo con voi. Distraeteli. Avanti, amici! Eccolo! Prendiamolo! Correte! Fanno affari oggi! Aspetta che ti metta le mani addosso! Scappa, scappa, guardia vile, il nostro eroe trabuccato. Perdonatemi, nobile signore, volevo solo... Non possono essere terreno per iniziative commerciali. Tuttavia i singoli mercanti che volessero avventurarvisi non devono temere rappresaglie. Per ordine del Doge, i piccioni non usati per l'invio di missive devono essere abbattuti dalla popolazione. Verrà offerto. Non ve la caverete così! Avanti, amici! Ora il metallo si paga di meno, grazie alle nuove miniere! Che bizzarro modo di andare in giro. Si incontreranno il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con le Tutti diavoli! Siete cieco? Io forse vi spalto dai vostri sogni di frati inferiori. Tutti i viaggiatori in arrivo dalla Costa d'Alba devono farsi visitare dal medico, dati i focolai di pestilenza nella regione. Per il bene di tutti, fatemi visitare il più presto possibile. A dire il vero, sì! Molte monete! Cittadini, naufragio! Da San Pellegrino ha dato notizia che il mercante della Delin è colato Giù, subito! Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il fegato! Il maestro attende. Non ammetterà errori. Riponetelo con cura, subito. Lo spagnolo è qui. Questo cambia tutto. Forse bisogno di un medico. Conosco quell'uomo. Sì, signore. Questo momento è solenne, uomini. State in formazione. Comportatevi bene.
La miglior qualità, garantisco io! E che prezzi per l'eccellente lavoro di mastri artigiani di tale valore! Dal momento che Messer Carpaccio non è disponibile, si chiede agli interessati di avanzare delle proposte. Ascoltate! Notizie giunte da lontano! Dato il fermento che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Ricordate, se vi servono ferri, armi, armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della fucina di Bertuccio. Da 3 generazioni. Ce l'avete davvero? Vi hanno seguito? Certo che no. Tutto è filato liscio. Abbiamo seguito i vostri ordini esattamente come indicato. La missione a Cipro è stata più difficile del previsto. Ci sono state complicazioni, ma siamo tornati col manufatto e l'abbiamo trasportato con cura come ordinato. Siamo certi che verremo ricompensati generosamente, ma avrete già considerato la questione. Che cosa stai aspettando, Corriere? Ezio, da quanto tempo? Rodrigo. Ebbene, lui dov'è? Chi? Il tuo profeta. Non sembra sia apparso nessuno, Rodrigo. Quante persone sono morte per questo? Per il contenuto di questo scrigno. E guarda, non c'è nessuno. Tu sostieni di non credere, eppure sei venuto. Non lo vedi? Il profeta è già qui. Sono io il profeta. Ora dammi la mela. Vieni a prendertela. Sei venuto da solo. Dove sono tutti gli altri? Quali altri? Non ne sai proprio nulla, vero? Guardie! Fermatelo, ragazzi! Ora, prendetelo! Che c'è? Aspetti il permesso tu. Muoviti, ho un appuntamento con una signora. Morirai! Crepa! Crepa! Zio! Niente paura, nipote. Non sei solo. La volpe.
Che ci fai qui? Noi potremmo farti la stessa domanda. Noi? A dopo le domande. Non lasciare che Borgia fuga con lo screen. Avanti! Ora arrese tu. Fallo fuori, Ezio! Guardiamo le spalle! Fatevi sotto, codardi! Tutti insieme! La mia bianca ha voglia di altri crani da spaccare! Sei patetico. Non puoi fermare ciò che è scritto. Ciò che la Cristina custodisce sarà mio. Guardate, amici! Il nostro Ezio ormai è un vero guerriero. Accuccia tu! Se provochi la volpe, ti becchi la tagliola. Che spasso! Dovremmo farlo più sovente. È una battaglia persa, ragazzi. Vai per mano, proprio come tuo padre. Questa guerra dura da molto, molto prima che noi due nascessimo. Non è magnifico, Ezio? Tutti riuniti per fracassare insieme queste teste templari! Notevole, nipote! Hai fatto progressi dall'ultima volta che abbiamo combattuto. Ah, magnifico! Dovremmo farlo più spesso! Non serviva che i tuoi fratelli morissero. Li ho uccisi giusto per farlo. Non c'è pietà per chi ostacola i templari. Questo è per mio padre. Paola. È fuggito, ma abbiamo ciò che volevamo. No, devo inseguirlo. Devi proprio? O sei qui per un altro motivo, figliolo? Teodora, che cosa fate tutti qui? Forse siamo qui per il tuo stesso motivo. Vedere apparire il profeta. Io sono qui per uccidere lo spagnolo. Non mi importa del profeta. Non è mai apparso. No? Ma tu sì? Cosa? Era stato predetto l'avvento di un profeta. E senza che lo sapessi, tu sei qui. Forse eri tu quello che cercavamo fin dall'inizio. Come? Voi chi siete? Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Sono un assassino, addestrato secondo gli antichi usi per salvaguardare l'umanità. Proprio come te, come tutti noi qui. Siete tutti assassini. Paola, la volpe. Nipote, è la verità. Per anni ti abbiamo guidato insegnandoti tutto quel che devi sapere per far parte del nostro ordine. Penso sia il momento. È fatta, ma non è ancora finita. Vediamoci qui al tramonto. Lasciaia wakiun mutlak bale koloum munkine. Queste sono le parole dei nostri antenati, il cuore del nostro credo. Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda. Nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda. Tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale, tutto è lecito. È il momento, Ezio. Oggi non seguiamo più i testi alla lettera come i nostri antenati, ma il giuramento resta definitivo. Sei pronto a unirti a noi? Lo sono. Farà male solo per un attimo, fratello, come tante cose. Benvenuto, Ezio. Ora sei uno di noi. Vieni, c'è molto da fare.
Are you okay? Do you want to stop? No, I need to go back. Right now. Oh dear. Sean? Of course. How could I have forgotten? You want to share with the rest of us? Rodrigo Borgia is elected Pope in 1492, which means Ezio's greatest enemy is now also the most powerful man in Italy. Always wanted to visit the Vatican. Well, your luck's in, Desmond. Happy days. Because that's exactly where you're going. Affascinante. Davvero affascinante. Che cos'è, Leonardo? Che cosa fa? Non potrei spiegartelo più di quanto possa dirti perché la Terra gira attorno al Sole. Intendi il Sole intorno alla Terra? È fatto con materiali che non dovrebbero esistere. E tuttavia si tratta di un manufatto molto antico. Il codice ne parla come di un frutto dell'Eden. Lo spagnolo l'ha chiamato la mela. Come la mela di Eva, quella della conoscenza proibita. Stai forse dicendo che questa... Non deve mai cadere nelle mani sbagliate. Le menti stabili ne sarebbero soggiogate. Sicuro, e lo spagnolo non si placherà pur di rimpossessarsene. Ezio, devi proteggerla con tutte le tecniche che ti abbiamo insegnato. Portala a Forlì. La città è protetta da mura e da cannoni ed è retta da una nostra alleata. E di chi si tratta? Si chiama Caterina Sforza. Ma guarda, la cosa si preannuncia divertente. Grazie di tutto, mio vecchio amico. Leonardo, Ezio mi dice che viaggiate di frequente. Venite a trovarmi in villa, se vi manca la Toscana.